Questa pomarola non è soltanto un sugo per la pasta, in Toscana è il condimento per eccellenza, profumato di basilico e di verdure, ma nel tempo ho capito che ci sono degli errori che possono rovinarla. Adesso vediamo insieme quali. Il primo errore è lesinare con le verdure. Qui abbiamo mezzo chilo fra cipolla, sedano e carote, più o meno in parti uguali, e andremo a utilizzarlo per 1,5 kg di pomodori, quindi proporzione di 1 a 3. Come prima cosa andiamo a tagliare le verdure abbastanza grossolanamente perché tanto poi passeremo tutto. Quindi prima tagliamo le carote, poi tagliamo il sedano e infine affettiamo la cipolla. Prendiamo poi un bel tegame capiente, mettiamolo sul fuoco e mettiamo in tegame abbondante olio d'oliva. Non appena l'olio è caldo andiamo a mettere in tegame le verdure che abbiamo tagliato. Mescoliamo e lasciamo soffriggere a fuoco moderato. Il secondo errore è non mettere l'aglio. Qui mettiamo 3 spicchi, io un po' d'aglio ce lo metto sempre perché secondo me dà un buon sapore. E anche questo lo andiamo ad aggiungere nel tegame. Mescolata e poi abbassiamo un po' il fuoco perché l'aglio non si deve bruciare. Il terzo errore è utilizzare pomodori poco maturi. Fuori stagione, se non hai proprio dei pomodori fantastici, la cosa migliore è questa: utilizzare dei pomodori pelati. Ho portato qui sul tagliere il primo mezzo chilo di pomodori pelati sgocciolati, li tagliuzzo un po' con il coltello così e poi vado ad aggiungerli nel tegame. E ripeto la cosa con gli altri 2 barattoli per arrivare a 1,5 kg di pomodori pelati. Adesso che gli ingredienti sono tutti nel tegame, lasciamo cuocere minimo mezz'ora ma anche un'ora, poi lo passeremo. Direi che a questo punto è il momento di passare. Spengiamo il fornello e andiamo a passare la pomarola. Si può fare con il passaverdure oppure con un semplice frullatore ad immersione. Ti consiglio di procedere lentamente nel frullare e magari utilizzare una velocità ridotta se il tuo frullatore a immersione lo consente, così eviti che schizzi dappertutto. Però frullalo bene. Ti lascio in descrizione il link per acquistare questo frullatore di immersione, io ce l'ho da tanti anni e mi trovo benissimo. Aggiungiamo un bel cucchiaino di sale, mescoliamo. Un errore, il quarto, è mettere il basilico soltanto a fine cottura, perché ricorda che il basilico dà sapore se messo in cottura, dà profumo se messo alla fine. E adesso rimettiamola sul fuoco per farla addensare, perché un altro errore da non commettere è quello di non farla cuocere abbastanza, perché la pomarola deve essere sufficientemente densa. In questa fase, se non vuoi schizzare dappertutto, ti consiglio di tenere il fuoco abbastanza basso. E mentre aspettiamo che la pomarola cuocia, non ti dimenticare di lasciare un like a questo video. Ti ringrazio. La consistenza direi a questo punto è perfetta, per cui possiamo spengere il fornello e considerare fatta la nostra pomarola. E l'ultimo errore che puoi fare è considerarla solo un sugo per la pasta, perché questo è un condimento buonissimo, puoi anche metterlo semplicemente su una fetta di pane così. È buonissima, naturalmente sulla pasta asciutta è la fine del mondo. E parlando di pasta al pomodoro, se non hai tempo per fare la pomarola, prova questa ricetta qua, la pasta alla carrettiera, una ricetta semplicissima che dà tutto il sapore del pomodoro, dell'aglio, una cosa fantastica. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!